Just telling me it's alright. It's so different. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi faremo un progetto davvero molto originale con il nuovo cordino Lurè di Borgo dei Pazzi. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci occorrerà per poterla realizzare. Per il progetto di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi con lo sconto del 30% nelle date indicate e anche la possibilità di poter scegliere un'altra tonalità rispetto a quella che vi propongo io. Nel kit troverete 2 rocche da 150 grammi di questo nuovo cordino Lurè, totalmente in lurex, leggerissimo e facilissimo da lavorare. Poi una coppia di manici realizzati sempre con lo stesso cordino che misurano 30 cm, che sono dotati anche di moschettoni tondi e una calamita che andrà a chiudere il nostro lavoro. Come uncinetto utilizzerò il numero 4, ma per il Lurè potete utilizzare anche un 4,5. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo realizzando 137 catenelle che io ho già avviato. Partendo dalla seconda contiamo 10 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fatte queste 10 maglie basse, adesso nell'11ª andiamo a creare un aumento, quindi 3 maglie basse nello stesso punto, e questa la possiamo considerare la nostra salita del punto zigzag. Adesso dobbiamo andare a scendere, contiamo un'altra volta 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso, fatte questi altri 10, cosa facciamo? Saltiamo 2 maglie di base, andiamo in quella successiva e ricominciamo con la sequenza dei 10. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vedete? Adesso dobbiamo rifare questa parte, quindi con gli aumenti, per cui nel punto successivo andiamo a creare 3 maglie basse nella stessa maglia. Vedete? E adesso di nuovo sempre 10 maglie basse e stavolta andiamo a diminuire, quindi alterneremo aumenti con diminuzioni, quindi sono arrivata a 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso invece qui abbiamo fatto l'aumento e la discesa, dobbiamo fare la parte che risale, quindi saltiamo 2 maglie di base e ricominciamo con la sequenza dei 10 punti bassi. Vedete che si cominciano a formare le punte, quindi a questo punto completiamo tutta la riga, arriviamo a fine giro e ci rivediamo per vedere come iniziare il secondo. Completato il primo giro, adesso siamo pronti per il secondo, quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e adesso dobbiamo creare dall'inizio alla fine punti bassi in costa, quindi la lavorazione sarà in questa maniera. Un'altra cosa da fare per ogni giro, inizio e fine giro faremo una diminuzione, quindi sempre in costa entriamo nel primo punto basso, estraiamo e non chiudiamo, entriamo in quello successivo e così abbiamo creato la nostra prima maglia bassa. Abbiamo fatto la prima, ne dobbiamo fare 10, quindi 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qui ci ritroviamo dove abbiamo fatto i 3 aumenti del giro sottostante, vedete? Quindi noi al centro andiamo a creare un'altra volta l'aumento, quindi 3 maglie basse nella stessa maglia di base. Quindi diciamo che il modulo è sempre questo: 10 maglie basse, l'aumento, la diminuzione, eccetera. Andiamo avanti, facciamo altri 10 punti bassi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Noi prima abbiamo saltato 2 maglie e facciamo la stessa cosa, quindi saltiamo 2 maglie di base, andiamo in quella successiva e ricontiamo i 10 punti. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi mi raccomando, contiamoli sempre, perché aumenti e diminuzioni devono cadere nello stesso punto del giro precedente. Quindi vedete, questi sono 1, 2, 3 i nostri aumenti. Al centro andiamo a rifare il nostro aumento, quindi 3 maglie basse nello stesso punto. Quindi questo modulo lo andiamo a ripetere fino alla fine del giro, quindi ci rivediamo qui per farvi vedere la diminuzione del fine giro e poi l'inizio del giro successivo. Siamo quasi a fine giro, quindi contiamo le nostre ultime 10 maglie basse: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci rimangono le ultime 2 maglie e facciamo anche qui la nostra diminuzione di fine giro, quindi entriamo, estraiamo e non chiudiamo, entriamo in quello successivo, estraiamo e chiudiamo tutte insieme, ed ecco qui il nostro 10° punto. Catenella, voltiamo il lavoro e di nuovo diminuzione, quindi entriamo, estraiamo, entriamo in quello successivo, abbiamo fatto la nostra prima maglia bassa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qui abbiamo da fare l'aumento, quindi andiamo a creare le nostre 3 maglie basse nello stesso punto e mi raccomando sempre in costa e contiamo. E adesso facciamo la parte a scendere, quindi facciamo i nostri 10 punti bassi, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qui dobbiamo saltare 2 maglie di base, vedete, 1 e 2, e in quella successiva si riparte con la sequenza di 10 punti bassi. Quindi praticamente questo sarà il nostro modulo che dovremmo andare a realizzare, quindi per tutte in totale 12 giri. Mi raccomando, non dimentichiamo di fare sempre la diminuzione a inizio e a fine giro. La sequenza saranno sempre 10 punti bassi, aumento, 10 punti bassi, ne saltiamo 2, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando di contare punti bassi in costa e ci rivediamo per vedere come proseguire. Sono a fine giro, quindi facciamo l'ultima diminuzione, quindi ne ho fatti 12 giri in totale. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e adesso in questo giro andremo ad unire le punte per dargli questa forma in questa maniera. Quindi cominciamo un'altra volta, sempre diminuzione a inizio giro, quindi questo è il primo, e andiamo a realizzare sempre i nostri 10 punti bassi. 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10. Adesso noi che cosa dobbiamo fare? Qui al centro, anziché fare gli aumenti, noi prendiamo il punto completo, quindi non in costa, ma tutte e due le asole, prendiamo il filo e lo facciamo passare in questo modo. Poi prendiamo la punta successiva, sempre al centro, quindi il punto dove dovevamo fare le diminuzioni, e prendiamo il filo e lo facciamo passare. E lo facciamo su tutte le punte. Quindi prendiamo il nostro centro, in questo modo. Qua dobbiamo cercare di stringere in questa maniera. Altra punta, vedete? Punta successiva, quindi proprio il punto in cui avremmo fatto i nostri 3 punti bassi. Vedete? Ce li ho tutti qui, tutte le asole sull'uncinetto. Infine l'ultima. Fatta l'ultima, adesso noi facciamo passare il nostro filo, vedete, sotto tutte le asole, così andiamo a chiudere e facciamo una catenella. Vedete, si sta formando la nostra foglia. E poi continuiamo con i nostri 10 punti bassi e sempre alla fine la diminuzione. Quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e infine l'ultima diminuzione e siamo a 10. Adesso facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e questo sarà il nostro ultimo giro, dove andremo a creare qui dei punti bassi. Qui al centro invece faremo anche dei punti alti perché dobbiamo, diciamo, livellare questa zona. E quindi che facciamo? Sempre una diminuzione a inizio giro, andiamo avanti, perché adesso vi faccio vedere cosa fare in questa zona. Quindi ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso sul sesto facciamo una mezza maglia alta, poi una maglia bassa in quello successivo, un'altra maglia alta in quello successivo ancora, e qui al centro, vedete dove ho unito tutte le punte, un altro punto alto. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte, quindi una maglia alta, un'altra maglia alta, una mezza maglia alta e 6 punti bassi. 3, 4, 5, 6, scusate, sono 7. Infatti ricontandoli sì. Ed ecco qua, vedete? Quindi sono 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e poi quello che vi ho spiegato. Quindi adesso noi che cosa facciamo? Una catenella e adesso il giro successivo sarà creare un contorno di punti bassi, quindi senza fare qui nessun'altra operazione particolare, ma solamente punti bassi. Dobbiamo andare a contornare, quindi anche da questa parte, tutte le punte con dei punti bassi e sempre in questo punto e in questo punto andremo a fare delle diminuzioni, questo come sempre. Quindi qui lavoriamo normalmente in questo modo. E poi invece quando arriviamo da questa parte, quindi vedete,
come abbiamo raddrizzato, quindi rimane leggermente ovale questa parte. Quando arriviamo da questa parte, sotto ogni riga sottostante andremo a creare i nostri punti bassi, così andiamo a dare un ulteriore contorno. Io già l'altro pannello l'ho realizzato perché sono due, vedete? E poi vi farò vedere come creare questo piccolo soffietto che ho creato qui. Quindi completiamo intanto il giro di punti bassi e ci rivediamo per l'ultimo passaggio. Adesso, finito tutto il contorno appunto basso su tutto il nostro perimetro, andiamo a creare una leggera profondità alla borsa. Quindi che cosa faccio? Io riprendo il mio filato, faccio un cappietto e praticamente cosa faccio? Questo è tutto il nostro contorno. Io se giro il lavoro in questo modo, vedete, qui ci sono delle asoline posteriori e le vado a lavorare, cioè in ognuna di queste asoline vado a creare un punto basso. In questo modo, vedete? Prendo anche la codina che la comincio a lavorare così si blocca. E faccio così su tutti i punti che trovo. Vedete? Noi lasciamo libero il punto e costina dietro ci andiamo a creare quindi questo piccolo soffietto. Così daremo un paio di centimetri di profondità alla nostra borsa. Vedete? Se io prendo l'altro lato, questa sarà la nostra profondità. Quindi completiamo anche questo passaggio e ci rivediamo per creare le cuciture. Siamo pronte per la cucitura. Io l'ho già legata, quindi entrambi i pannelli, e ho staccato 7 punti da questa parte e 7 da quest'altra da consentire questa parte aperta, quindi abbiamo un'ampiezza abbastanza corretta. E poi qui andremo a cucire la calamita. Quindi io cosa faccio adesso? Mi sono agganciata da questa parte, adesso proprio nel punto dove ho messo i marcapunti, aggancio tutte e 4 le asole, vedete? E passo il filato. Faccio la stessa cosa nel punto seguente, tutte e 4 le asole, e proseguo avanti e indietro. Così. Mi raccomando, prendete tutte e 4 le asole, così abbiamo esteticamente è carino, ma è anche molto solida come cucitura. Vedete? Quindi la dobbiamo fare ovviamente tutte queste punte e ci fermiamo a questo punto. Dopodiché la nostra calamita la cuciamo da questa parte come se fosse un bottone perché ha appunto i fori laterali, e poi qui andremo ad aggiungere i nostri manici, uno di qua e uno di là, e ci rivediamo a borsa completa. Ed eccola qui completata, ve la faccio vedere indossata, guardate, secondo me è davvero molto originale. Alla fine io come misure ho ottenuto 32 in larghezza e 25 in altezza, e delle due rocche che troverete nel kit, che sono ognuna da 150, guardate, questo è quello che mi è rimasto, quindi circa 260 grammi. Se voi ovviamente riconoscete di avere una mano un po' più larga e magari utilizzato un uncinetto diverso dal mio, quindi più grande, basta togliere l'ultimo giro quando andiamo a creare le punte e il cordino vi basterà abbondantemente. Vi ricordo che il kit per realizzare questa meraviglia sarà in sconto del 30% su gomitoli.com nelle date che vedete scritte, quindi non perdetele di vista e potete scegliere anche un'altra tonalità rispetto a quella che vi ho proposto oggi.
Il progetto, come avete visto, non è assolutamente difficile, ma se avete dei dubbi ovviamente mandatemi un messaggio, iscrivetevi sul mio canale e attivate la campanella, ma vi ricordo che ogni lunedì alle ore 17 sarò in live insieme a Borgo dei Pazzi. Ci vediamo alla mia prossima creazione.